Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Batman, il Cavaliere Oscuro. È un'edizione Hachette, l'altezza qui ci dice che è di 90 cm, mentre all'interno c'è scritto 91 cm, comunque è sempre un'importante misura in scala 1:2. Intanto saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi, grazie delle vostre iscrizioni e delle vostre visualizzazioni. Per le altre persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date un'occhiata anche alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di supereroi. Infine si fa un po' di rumore. Se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Allora, stavo guardando che c'è chi dice che nella terza uscita si completerà la testa e c'è chi invece dice che guardando il piano dell'opera nella terza uscita non si completerà la testa. Io sicuramente, come oggettivamente potete vedere, ho già preso la seconda. Vediamo quante uscite ci vorranno per completare la testa. Cercherò comunque di completare almeno la testa, piuttosto prenderò poi, grazie al mio edicolante, le uscite proprio dedicate al solo montaggio della testa, perché come vi ho già detto non posso affrontare anche questa spesa. Mi piacerebbe perché è bellissimo, però come ho detto già l'altra volta e non vorrei fare polemica, perché tutto voglio fuorché fare polemica, le aziende stanno esagerando. 120 uscite per un montaggio di questo tipo sono veramente, secondo me, fuori luogo. Ne bastavano 100 ed erano anche troppe. Andiamo a vedere cosa ci danno qui. Questa seconda uscita costa, non ve l'ho detto, scusatemi, 5,99 €. Qua vi avevo già detto tutto nel primo numero e comunque potete trovare tutti questi dati sul piano dell'opera e sul sito chiaramente Hachette. I fascicoli sono decisamente molto ricchi di contenuti sia fotografici che scritti. Ecco qui. E qui c'è veramente tanto da montare. Però una cosa che a me non piace, ma ovviamente è soggettivo, è che mi immaginavo che avesse le fattezze umane come volte, non più simile al fumetto. Questo è in plastica, gli occhi sono decisamente fatti molto bene, guardate, o meglio le pupille. Vedremo, dai, vedremo quando e se riuscirò a completare la testa che risultato si sarà ottenuto. Sicuramente questo è fatto veramente molto bene. Le narici forse andavano forate, ma poi che importa. Questo è quello che abbiamo montato. Io uso sempre questa forma o qualche volta questa forma plurale perché vi considero parte integrante del canale. Abbiamo montato questo. Adesso procediamo. Plastica, tutto quello che vedete colorato di nero è plastica.
Allora, vediamo un po'. Cosa ci dice di fare. Abbiamo anche 2 serie di viti. Tutte e 2 da avvitare nella plastica, si nota dalla distanza che c'è tra una linea e l'altra del filetto, meglio di quello che poi crea il filetto. Allora, vediamo un po'. Iniziamo. Prendiamo questo. Lo andiamo a mettere così. E prendiamo 2 viti PB. Allora, le PB, P come Palermo e B di Bologna, sono quelle contenute nel sacchetto, appunto anche come l'altro, ma in maggior quantità. Queste sono le PB e queste per esclusione sono le PB2, che sono le più piccole. Quindi vado a mettermi intanto 2 viti più grandi. E mi vado a bloccare questo. Così. Mi dà davvero una brutta sensazione come plastica. È vero che non deve essere, non deve resistere a chissà che sollecitazione, però sinceramente è una plastica troppo rigida ed è molto sottile. Comunque, dai. Poi prendiamo questo. No, la base del collo. La base del collo, eccola qua. Allora, prendiamo la struttura che abbiamo assemblato precedentemente, che è questa, e mettiamo la base del collo così. Devo solo capire la corretta collocazione, se così o così. No, così è impossibile, quindi soltanto così la posso mettere. E anche qui metto 2 viti PB. Fin qui tutto bene. Bene, facciamo la stessa cosa con il pezzo che abbiamo appena montato in questa uscita, quindi così, altri 2 viti, e un mio punto di vista, guardando quello che è la struttura, comunque secondo me un modello del genere doveva avere massimo 90 uscite, neanche 100, perché cosa c'è all'interno alla fine? E la plastica doveva essere più resistente. Questa è veramente molto fragile, ve lo dico. Poi riuscirà lo stesso magari a dare il risultato, però è una plastica che non so come definirla, troppo plasticosa, ecco, usiamo questo termine improprio.
non corretto sicuramente, non di uso comune, meno male, però ecco, è una plastica un po' così, la trovo un po' debole. Adesso prendiamo questo, ok, così, no, così, e mi dice di prendere questo qua. Questi sono uguali, quindi non ci possiamo sbagliare. Metterle uno, metterle l'altro non cambia assolutamente nulla, ok? Quindi prendo questo e lo metto qui. Così. E qua ovviamente andiamo a mettere le viti più piccole, che sono le PB2, così chiamate, definite qui. Vediamo se è il caso di crearmi un po' di filetto, così vado meglio poi ad avvitarle. Oh sì, sicuramente sì ragazzi, createvelo. Vi ricordo nuovamente di non usare assolutamente nessun tipo di lubrificante sulle plastiche, altrimenti ve ne accorgerete a vostre spese e a spese del vostro modello, perché vi si spaccheranno tutte le plastiche. Non correte il rischio di provare a vedere se ho ragione, perché vi dico che ho ragione. Ok. Molto onestamente non è spiegato molto bene, dobbiamo guardare bene le linee delle plastiche. Le fotografie sono quasi più dei disegni che delle foto, questo non aiuta. Ok, a questo punto siamo arrivati qui. Adesso bisogna mettere questo qui, così, e andiamo a fermarlo con due viti, quelle più grandi, una qui e una qui. Controllate che non ci sia gioco. Tra le due parti che si toccano, eccole qui. Aspettate però, perché qui non mi piace come è venuto. Chissà se riesco a regolarlo un po', vediamo. Probabilmente sì, perché è troppo distaccato. Sì, sì, sì. Teniamolo premuto così contro, ma attenzione, perché se facciamo troppa flessione spezziamo la plastica, perché come vi ho detto non mi piace un granché questa plastica che ha usato Hachette. Ecco qui, un po' meglio di prima, ma poi alla fine ci sarà il cappuccio sopra. Bene, abbiamo completato anche questa parte. Giriamo pagina, cosa ci dice? Abbiamo questi pezzi qui, vediamo un po'.
Beh, non ci possiamo sbagliare perché in uno ci sono i perni, nell'altro c'è la sede dei perni, quindi vanno messi così. Però prima di chiuderli dobbiamo mettere questo all'interno. Quindi proprio così, con la parte dove poi è fresata dentro, qui non ho acceso la luce dell'anello luminoso, ecco, questa vedete? Qua non c'è il foro e qua sì. Quindi con questa parte alta, dove abbiamo questi due segni che devono essere messi verso la parte bassa, così, prendiamo questo, così come lo vedete, e andiamo a inserirlo qui. Così. E andiamo a mettere due viti di quelle più piccole, ovviamente, perché le altre sono decisamente troppo grosse per questi fori. Questo è sicuramente quello che comanderà le orbite degli occhi per il movimento. Gli occhi sicuramente andranno montati qui. Così. Questo deve potersi muovere, ma stringetele bene. Deve toccarsi bene una parte con l'altra. Adesso prendo questo, aspettate, sì, quando vi dico una cosa, quando vedete che due o più pezzi sono identificati con lo stesso numero o lettera, vuol dire che sono identici, quindi possiamo usare sia uno che l'altro, come in questo caso. Quindi ne prendiamo uno qualsiasi di questi due, lo facciamo entrare così, come ci fa vedere nel disegno, e lo facciamo andare qui, ecco. Poi calziamo l'altro, ovviamente a seguire così al contrario, ok? E andiamo a mettere quest'altro pezzo, sempre con la vite all'insù. I fori, vi ricordate? Questi. Quindi mettiamoli così, perfetto, e mettiamo due viti ancora di quelle piccole. Bene, alla fine dovrete avere una cosa di questo genere, anzi una cosa proprio così. Di qua e di qua. Ok? Ok, allora poi prendo questo, lo metto qua sotto. Prendo una vite più grande e la vito sopra. Ecco, così. Adesso calzo gli occhi, che anche questi sono identici, o destra o sinistra non cambia nulla ovviamente, e andiamo a inserirli qui. Adesso come li inseriamo? Li inseriamo
Guardate, vedete che abbiamo questa feritoia qui e qui abbiamo questa T. Bene, questa feritoia deve entrare qua, quindi così. Ecco, stessa cosa faccio da quest'altra parte. Così. Bene, a questo punto abbiamo finito il montaggio, perché questo va semplicemente messo in questa maniera. Dobbiamo soltanto mettere le viti adesso qua dietro e siamo a posto. Non ci possiamo sbagliare perché possiamo solo mettere in una posizione. Quindi prendiamo le PB, quelle più grandi, ne prendiamo 6, ne vanno 3 da una parte e 3 dall'altra. Alla fine, se avete montato correttamente e non ve ne hanno date né in più né in meno, perché può succedere, vi avanzerà una vite per un tipo e poi qua invece ne abbiamo una in più, infatti ne abbiamo avanzate 2 ed è quella più piccola. Bene, aspettate, cosa sto facendo? Questo va messo così con il pen, con questa sfera chiaramente dalla parte bassa. Ecco qua. Fate attenzione a non serrare troppo forte le viti, perché questa plastica è molto sottile e potrete spaccare l'anello, facilmente può succedervi. Quindi una volta che avete montato la vite in battuta non insistete ulteriormente, ma lasciatela così. Ah, bravo Michele. Sì, Michele ha fatto questo errore qui, ma niente di grave, perché basta svitare queste 3 viti nuovamente. È giusto mettere la sfera verso il basso, dalla parte del naso, ma è anche giusto, adesso vi faccio vedere, girare questa così, perché l'avevo messa così e vedete non chiudevano gli occhi, va messa così, nessun problema. Stringo poi alla fine, Sinceramente pensavo che fosse in silicone anche questa parte qui. La figura sicuramente alla fine sarà una bella figura, il problema è la spesa eccessiva per quello che in realtà ti danno, perché non è che dal momento che una figura è grande deve costare.
Avete visto, stiamo facendo il Mazinga Z e costa meno del Batman. Non è pensabile, assolutamente non è pensabile. Se guardate il Mazinga Z, che vi piaccia o no, come è strutturato, capirete che lì i soldi sono più che giustificati e sono 10 uscite in meno di questa collezione che ne prevede 120. Esagerato. Ecco qui. Andiamo a muovere le orbite. Quindi nessuno sta mettendo in dubbio sicuramente della bellezza di questo progetto finale, però costa tanto. Allora, questa poi va messa così. Ecco qua. Spero che questo gioco diminuisca perché è veramente molto larga la parte esterna in silicone rispetto alla plastica, vedete? Dovrebbe essere più aderente e far vedere soltanto la parte nera e non anche la parte rosa, però vedremo poi se riuscirò a finire questo per quanto riguarda la testa e vi farò sapere. Va bene ragazzi, il montaggio è terminato, io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio e un saluto anche ai vostri cari più cari. Mi raccomando, se avete piacere, oltre ad iscrivervi e attivare la campanella, condividete i miei video nei gruppi dedicati, questo sicuramente mi darà maggior aiuto per la crescita del canale. Ringrazio intanto le 25 persone che hanno condiviso i miei video nei gruppi, che mi hanno ascoltato. Grazie a tutti ragazzi, grazie sempre di cuore di tutto il tempo che mi dedicate. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!